Iniziamo la conferenza stampa post partita con mister Michele Mignani. Prego, per domande. Eccoci mister, buon pomeriggio. Non sapremo mai insomma, cosa sarebbe successo se fosse arrivato il 2-0. Tu non fai l'indovino, quindi non te lo chiedo. Fai l'allenatore e ti chiedo quello che si è visto dopo. Cioè l'inerzia passa nelle mani del Palermo, soprattutto dopo la traversa del gol. Da lì in poi però io ho visto una squadra molto matura, con grande personalità, quando hai rovesciato dei giocatori che non avevano praticamente mai visto il campo finora. Morale, allarghi le scelte, le rotazioni e soprattutto hai un'ulteriore dimostrazione, quella che chiedevi, della forza di questa squadra, vedendo la partita, sei d'accordo? Ma sì, parecchio d'accordo con la tua analisi. A volte non è tanto il risultato quello che devi andare a leggere, ma il tipo di prestazione, il tipo di atteggiamento, lo spirito. Sono tante cose positive nella partita di oggi, dove c'è sempre un avversario davanti e dove bisogna sempre tener conto dell'avversario davanti. Poi le partite onestamente potevano finire diversamente, poteva finire con la vittoria del Cesena, con la vittoria del Palermo. Oggi è finita in parità e credo che queste due squadre, ma io parlo per la mia, abbia dimostrato di credere nel lavoro che sta facendo e di credere di potersi giocare la partita alla pari col Palermo. Buonasera mister, Donati di Tutto Cesena. Debutto stagionale per Guidi, come l'hai visto e come sta andando il suo ambientamento in quello che per lui è una nuova realtà? Stanno lavorando tutti duramente per mettermi in difficoltà, per cui oggi sono contentissimo che abbia esordito e spero di farne esordire altri di quelli che sono in rosa, perché sono dei ragazzi che, come vi dico, sono ragazzi sani, ragazzi che si allenano, che prendono il loro lavoro nella maniera seria dall'inizio alla fine della settimana e che meritano di giocare sicuramente di più, per cui sono felice per il suo esordio. Bene Guidi, un nuovo ragazzo che alimenterà poi le possibilità di scelta. Un po' meno bene, o meglio forse un passo indietro a mio avviso per Diao, che invece a Venezia era entrato molto meglio. Sei d'accordo oppure no? E la scelta di Blesa all'inizio magari come è nata, dato che non si era allenato benissimo in settimana? Blesa aveva saltato un giorno d'allenamento, io li vedo tutta la settimana e cerco di capire velocemente quello che mi possono dare, per cui la scelta di Blesa è una scelta ponderata e la rifarei anche se poi è saltato mezza giornata allenamento, il martedì pomeriggio. Diao ha trovato probabilmente rispetto a Venezia qualche difficoltà in più, però vado a vedere gli avversari che ha davanti e c'è Bani che l'anno scorso giocava in Serie A, c'è Ceccaroni che ha vinto campionati in Serie B e quindi, come ho detto a lui, penso che debba sapere che il pane è molto duro, ma penso anche che lui abbia le caratteristiche per riuscire a deglutire anche il pane duro. È la seconda partita di fila che sbloccate con un'azione di fatto manovrata allo stesso modo in uscita dai due ragazzi del settore giovanile. Ti posso chiedere, vedendoli oggi con un anno in più di campionato eccetera, qual è il tuo giudizio, al di là dei moduli, di quello che tu richiedi? Perché un anno fa Berti e Francesconi hanno avuto due percorsi molto diversi. Sono ragazzi in gamba, sono ragazzi che quando un ragazzo è intelligente conosce i suoi pregi ma conosce anche i suoi difetti e quindi lavora su tali. Rispetto a un anno fa li vedo cresciuti, sono dei tra virgolette giocatori leader nella nostra squadra, perché sono da esempio per tutti i giovani che arrivano, per quanto loro siano molto giovani, e sono contento. Poi se devo dirti oggi Matteo Francesconi all'inizio ha sbagliato un po' di più, a volte più pulito, però io so quello che nell'arco di una partita mi può dare, come so quello che mi può dare Tommaso. Vi dico sempre, ma lo penso, sono anche le aspettative che noi abbiamo, che poi ci fanno vedere più o meno determinate cose. Io sono contento di loro come del resto della squadra per questa prima parte di campionato che abbiamo fatto. Allora,
ovviamente ti chiedo qualcosa sul Palermo, Certo. non ti chiederò però per correttezza della qualità della squadra, non giudizi, ma rispetto al tuo Palermo, rispetto al Palermo che hai battuto l'anno scorso, hai notato differenze nell'atteggiamento, nel clima, una squadra più serena, più consapevole oppure no? Secondo me hai usato, la sensazione che ho avuto oggi è nelle due parole che hai trovato, più consapevole, più serena. Io conosco bene il mister e uno dei tanti meriti che ha lui è di creare entusiasmo, di creare mentalità, che secondo me oggi si è visto, perché faccio un esempio, magari l'anno scorso, e non è un giudizio su chi allenava il Palermo l'anno scorso, mancherebbe altro, perché poi noi l'abbiamo trovato in un momento della stagione, in un momento della stagione dove eravamo molto avanti, ora siamo più all'inizio e magari dopo il gol subito ha fatto fatica a reagire, e oggi dopo il gol subito ha avuto una reazione. Questo è un segnale di una squadra che ha mentalità. Prima parlavi della tua squadra che invece ha mentalità, atteggiamento, spirito, direi che parte tutto dai due attaccanti che sono fantastici in fase non possesso. Ora poi agli attaccanti bisogna chiedere anche il gol e Blesa oggi è tornato al gol dopo qualche partita, Spendi invece ha commesso un altro errore. Cosa vogliamo dire a Cristian in questo momento e poi un giudizio appunto sul lavoro che fanno loro anche fuori dalla fase di possesso. Nel calcio di oggi devono lavorare tutti insieme, perché adesso si va spesso a vivere di duelli e per sporcare la costruzione avversaria bisogna andare in pressione con gli attaccanti e ci alleniamo durante la settimana per riuscire a correre dietro gli altri e a cercare di corrergli davanti, quindi non deve essere un problema il lavoro e lo sacrificio degli attaccanti, anzi deve essere qualcosa che loro rendono alla squadra. Poi fare gol non è facile, perché il Palermo aveva almeno tre attaccanti forti che sono Pogiampalo, Brunori e Leduaron, e nessuno di loro ha fatto gol, quindi ci sono sempre gli avversari, ci sono dei giocatori forti che si oppongono, però Cristian ha avuto quell'occasione, un'occasione dove ha fatto 30-40 metri di scatto e magari è arrivato poco lucido davanti al portiere, ma l'importante è che lui si crei queste occasioni, come è successo a Genova. Poi sono convinto che riuscirà a fare di nuovo gol. Volevo chiedere le sostituzioni nel finale dei vari Cioffi, Berti, Cervo, che avevano fatto una prestazione sicuramente molto positiva. Hai iniziato a pensare un po' alla gara di martedì prossimo, dove magari oppure è limitata alla scelta di questa partita? Devi avere per forza un pensiero nella settimana che vai ad affrontare, perché purtroppo il calendario dice che domani c'è un giorno di scarico e lunedì c'è un giorno per preparare la partita, poi dobbiamo partire per Frosinone, quindi la cosa più importante è aver finito, e abbiamo finito con tutti i giocatori sani, e domani recuperiamo energie, prendiamo informazioni su come stanno, su quello che hanno speso, però sono tutti ragazzi, come dicevo prima, ben allenati e giovani, e avranno sicuramente la capacità di recuperare per la partita di Frosinone, e mi daranno magari degli spunti gli altri per fare delle scelte magari diverse da oggi. Grazie a tutti. Grazie.